Proxon ritagliamoci i pannelli da cui ricaveremo gli elementi che comporranno la carovana. Per risparmiare sul materiale ed avere una struttura generale dallo spessore più snello, ogni pannello dividiamolo in due parti. Con una matita o, come in questo caso, un pennarello a punta fine, segniamoci i punti dove andremo ad effettuare i tagli relativi alle finestre. Vi ricordo che il progetto in PDF con tutte le misure dettagliate è disponibile per tutti gli abbonati al canale con livello Senior Crafter. Abbonandovi avrete accesso a progetti esclusivi e video di approfondimento dedicati. Con il cutter ritagliamo lungo i segni per asportare le zone dove andranno posizionate le finestre. Sempre con la Proxon ritagliamo delle striscioline di polistirene con cui simuleremo le assi di legno per i futuri graticci. Ogni strisciolina andrà successivamente legnizzata con la tecnica dello stuzzicadenti. Non preoccupatevi di segnare il materiale con il pennarello, in quanto successivamente, durante il processo di pittura, i segni verranno ricoperti o dai graticci oppure dal tufo macinato per quanto riguarda le pareti murali. Per incollare tra loro i vari elementi, utilizzare colla a caldo. Per le pareti più delicate, invece, al posto della colla a caldo è possibile e consigliabile utilizzare colla vinilica. Per spalmarla lungo la superficie si può tranquillamente utilizzare un dito. Tutta la superficie inferiore incollare delle lunghe assi di legno che fungeranno da pavimentazione. Ogni asse può essere smussata agli estremi per conferire al modello un design decisamente fantasy. Per calcolare la misura degli infissi, fare riferimento direttamente nello spazio dove andranno collocati. Prima di inserire porte e finestre, ricordatevi di aggiungere sempre delle assi di legno a supporto dell'intera struttura. A questo punto è possibile cominciare con la posa dei graticci. Nella posa assicurarsi di lasciare circa 1 millimetro rispetto alla struttura degli infissi, così da poter incastrare correttamente le finestre.
larghezza dei graticci può essere variabile. Avere assi di legno di larghezza diversa aiuta a creare movimento nell'intero design. Dopo aver concluso la lavorazione del primo piano, cominciate a dedicarvi al secondo. Per il disegno delle due spalle appartenenti al balcone del secondo piano si possono utilizzare le dime allegate al progetto. Nel caso in cui decidiate invece di procedere a mano, potete utilizzare la prima spalla come dima per disegnare la seconda. Anche per il colmo centrale è possibile utilizzare le dime. Come per il primo piano, anche la parte sottostante del secondo andrà rivestita con assi di legno, a simulare la pavimentazione. La cosa bella di quando si sta costruendo un modello fantasy è la possibilità di sbizzarrirsi aggiungendo elementi e dettagli che contribuiscono ad arricchire il design generale. Questo è un mantra soprattutto se si sta parlando di modelli in stile MFA. Quando costruite delle passerelle, cercate di essere sempre irregolari nella posa delle assi. Anche questo è un dettaglio tipico dei modelli in stile MFA.
Per le finestre utilizzeremo una griglia metallica. Curvate i 4 angoli con l'aiuto di una pinzetta per far aderire meglio la griglia alla struttura della finestra. Palmate della colla vinilica sull'intera superficie che andrà ricoperta con le assi di legno. Queste avranno lunghezze diverse per conferire maggior movimento all'intero design. Questo blocco che stiamo completamente rivestendo con assi di legno rappresenta la struttura sottostante della carovana, dove passeranno le ruote e dove alloggeranno le batterie ed i fili relativi all'impianto di illuminazione. Una volta che l'illuminazione è stata montata, si può procedere a chiudere la parte superiore del tetto con le assi di legno. La costruzione del comignolo avverrà posando i mattoni a 2, uno sopra l'altro. Rimuovere la zona che andrà a contatto con il tetto della carovana.
Per ottenere le scandole, ritagliate dei listelli di polistirene. Ognuno di questi poi inciderlo con uno stuzzicadenti perpendicolarmente alla lunghezza, rovinando l'estremità. A questo punto ritagliare da ogni listello elementi di larghezza diversa. Le scandole, inoltre, vanno incollate partendo dalla parte inferiore del tetto e proseguendo verso la cima. Per dare un aspetto estremamente fantasy al modello, non mantenete allineate le scandole, ma incollatele sfalsate l'una all'altra. Una volta completata la posa, incollate la trave centrale. Per le parti in ferro e alluminio si può utilizzare del filo di stagno per saldature, data la sua duttilità e malleabilità. Prima di usarlo però, appiattirlo con un martello fino ad ottenere delle striscioline di metallo. Per l'asse di sostegno delle ruote utilizziamo un listello di balsa a sezione circolare. Un piccolo trucco per ritagliare le ruote da un elemento di polistirene. Dopo aver tracciato il cerchio con un compasso, ritagliare i 4 lati del quadrato lungo la tangente, dopodiché procedere a asportare ogni quarto rimasto con il cutter. Una volta che abbiamo ottenuto il cerchio, questo va diviso in 5 parti che andranno successivamente riassemblate. Chiaramente ogni elemento ligneo, prima di essere utilizzato, va sempre legnizzato. Ognuna delle 4 ruote, inoltre, sarà composta da 2 dischi incollati l'uno all'altro, lasciando la parte legnizzata all'esterno.
procedere con la pittura, primerare tutti gli elementi con vernice spray di colore nero opaco. Passate come colore di fondo delle parti lignee Traditional Burnt Umber. Il colore andrà passato con pennello completamente bagnato. Assicuratevi di riempire ogni area con il colore di fondo. Passate il colore anche su tutti i graticci. Per le parti più piccole utilizzate un pennello a punta fine. Come colore di fondo delle parti murali utilizzate Sand. Non preoccupatevi se il colore di fondo non coprirà completamente il primer nero. Il fondo viene dato solamente come base. Successivamente le parti lignee verranno arricchite con altre tonalità, mentre per le parti murali utilizzeremo tufo macinato. Per la parte in mattoni del comignolo utilizzate ocra rossa. Predisponete le pareti del modello spalmando della colla vinilica su tutta la superficie ove andrà a posarsi il tufo macinato. Aiutandovi con una paletta, versate il tufo sulla parete. Questo andrà steso su tutta la superficie, cercando di ricoprire l'intera area murale. Chiaramente questo lavoro andrà fatto su tutte le aree murali del modello. Con un pagno bagnato ripulite le parti lignee che accidentalmente sono state sporcate durante questa operazione. Ripulite con cura soprattutto la parte interna dei graticci. Completata la posa del tufo, per far meglio aderire il tutto, spruzzate su tutto il modello della lacca per capelli. A questo punto ripassate le parti lignee, soprattutto nelle parti interne e nelle zone sporcate dal tufo, utilizzando il colore di fondo. Con un pennello a punta fine asciutto, sporcate negli angoli delle parti murali con il pigmento Bruno Kassel. Questa operazione, oltre a conferire un aspetto consunto alla parete, tenderà a sbriciolare un po' di materiale, dando un aspetto finale ancora più realistico e vissuto.
Per una maggiore comprensione di come realizzare pareti a graticcio, vi invito a guardare il video dedicato cliccando sulla scheda in sovraimpressione. Ripassate nuovamente il colore di fondo sulle parti lignee, in quanto, con molta probabilità, si saranno nuovamente sporcate di tufo. A pennello bagnato, dare la mano di fondo alle scandole utilizzando Hauser Dark Green. Per la colorazione del tetto utilizzeremo varie tonalità di verde per conferire un aspetto estremamente fantasy, spesso ritrovato anche in molti anime giapponesi. Sempre a pennello bagnato, sporcare alcune zone con Grain Mist. In questa operazione, alternare Grain Mist con Harbor Green. Una volta che il fondo è asciutto, con un pennello leggermente umido, passare qualche scandola con Green Mist. Continuate a sporcare le scandole in maniera casuale, utilizzando Hauser Medium Green. Con un pennello piatto, picchiettare leggermente le scandole sporcandone i bordi con Green Mist e colore bianco. Effettuate delle lavature utilizzando del verde vescica. Diluite il colore in abbondante acqua e sporcate col pennello le varie zone del tetto, dopodiché tamponate con un panno asciutto. Eseguite un leggerissimo dry brush con Jade Green. Questa operazione, come suggerisce il nome, va fatta con pennello completamente asciutto, sporcato con un po' di colore, e pennellate che vanno dalla parte bassa a quella alta delle scandole. Stendete sul comignolo del fugante color Jasmine. Assicuratevi che il fugante penetri tra le fughe dei mattoncini. Scrollate leggermente il comignolo per disperdere gli eccessi, dopodiché spruzzate dell'acqua sull'elemento. Successivamente, con un panno, tamponate il fugante ripulendo la superficie. Questi passaggi andranno eseguiti su tutti e quattro i lati del comignolo. Per completare la pittura ai legni, eseguite un dry brush sulle parti lignee utilizzando Honey Brown. Potete schiarire ulteriormente i legni
eseguendo un secondo dry brush, questa volta utilizzando Camel. Non dimenticatevi di porte e finestre, la cui colorazione verrà eseguita nello stesso modo dei legni dell'intera carovana. Per simulare le langhe in ferro battuto delle ruote, utilizzate della carta vetrata colorata di nero. Dopo aver tagliato delle striscioline, queste andranno incollate al bordo centrale della ruota. Adesso, ai bordi laterali, andrà incollato il filo di stagno. Spalmate quindi la colla a presa rapida, dopodiché procedete a fissare il filo di stagno. Le ruote possono essere arricchite con elementi in ferro, chiodi, piombi da pesca e qualsiasi cosa la vostra fantasia vi suggerisce.